Io ve lo dico, se con questi convocati non perdiamo contro la Francia, come minimo deve venire giù una catastrofe, ma secondo me finisce malissimo. Ma dettagli. Ciao ragazzi, sono Pingo e vengo in questo mio nuovo video. Oggi analizziamo i convocati di Spalletti per le due sfide di Nation League contro la Francia. Mi sento male, però va bene. E contro Israele, appunto, per le qualificazioni alla Nation League, per le finali, nella speranza di arrivarci per il secondo anno di fila, tanto poi partiamo in semifinale contro la Spagna, come sempre. Sembra una cosa assurda, ma è così, ma va bene. Ma prima di iniziare vi ricordo like, commenti, iscrizione, se non fate non cercare di piccolo, il classico ormai. Telecomando, come sempre qui, deve minacciarvi perché più di 85% di voi guarda i miei video per iscrivervi al canale. Solito scioglilingua iniziale, quindi possiamo partire. E voglio come minimo 160.000 commenti in cui mi dite perché cacchio ho convocato questa gente qui, a parte forse uno o due, a differenza di quelli che doveva convocare veramente. Ma va bene, partiamo che secondo me se no questo video finisce come minimo con il ban totale da YouTube. Andiamo. Allora, partiamo dalla porta. Donnarumma, Vicario, Meret. Vabbè, i portieri ancora, anche se... Vabbè, preferisce sempre Meret probabilmente perché è del Napoli, perché per me, ripeto, Carnesecchi e Di Gregorio attualmente sono 10 spanne sopra Meret, però evidentemente, tanto non giocherà mai Meret, a meno che non si rompono tutti e due, ma giocherà sicuramente titolare Donnarumma. E in più a fine video vi dico con che formazione giocherei io con la Francia e di conseguenza con Israele, anche se non c'è tanta scelta in certi ruoli. Ma va bene, poi fatemi sapere anche voi quale formazione mettereste in campo se foste Spalletti. Ma va bene, ho ansia, anzi vi dirò anche quella che secondo me scenderà in campo Spalletti. Vediamo se sarà quella veramente, in casi estremi 100.000 like a questo video. Andiamo avanti. In difesa, Bastoni, che bisogna capire se resterà, perché in teoria è un po' acciaccato, dovrebbe andare in nazionale solo per controlli con i fisioterapisti e tutto della nazionale, poi dovrebbe ritornare all'Inter. Questo non lo so, da quello che ho letto è così, però... Ansia. Bellanova ci sta, è un gran giocatore anche perché ci sarà un esterno. Buongiorno, tanto lo convoca e tanto non lo farà mai giocare. Calafiori, ok. Cambiasso, se è lo stesso che ha giocato con la Juventus l'altra sera contro la Roma, meglio che lasciamo perdere, giochiamo con Schelotto, però va bene. Di Lorenzo, perché è suo figlio, perché non è possibile che questo qua viene ancora convocato in nazionale. Di Marco, nella speranza che possa giocare a 5 e non a 4, quindi sacrificato la dieta perché sennò mi arrabbio. Gatti, così a caso. Ocoli, non ho capito. E Udoge. Cioè, no, scusa, no, perché adesso la prendo sul personale. Domanda. Cioè, tu mi lasci a casa il serial killer Mancini, che contro la Francia sarebbe utilissimo. Va bene. Non mi convochi il miglior difensore del mondo Acerbi? Domanda? Visto che non ci sarà Bastoni? Non mi convochi Acerbi? Va bene. Mi lasci a casa il giocatore più forte che puoi mettere in qualsiasi ruolo se lo metti giusto, Darmian, che abbiamo visto le prime partite con l'Inter, quello che ha fatto. Gol, assist, ha saltato chiunque. Va bene. Lasciamo perdere, tanto ormai non cambia niente, ormai le formazioni, le convocazioni sono queste, però... Poi fatemi sapere nei commenti se mi dimentico qualche altro giocatore, ovviamente di quelli che potevano essere tra i convocati, perché io ho una memoria del cacchio. Ma va bene. Altri che potevano essere convocati... non lo so. Al momento difensori italiani... Altri? Toloi, ma non sta in piedi con l'Atalanta. Sarebbe Scalvini, ma è rotto. Altri italiani... Casale e Romagnoli, ma... no... Calabria, vabbè, lasciamo perdere. Altri sinceramente non mi vengono in mente. Biraghi, ok. Boh. Fatemi sapere voi nei commenti altri giocatori, perché al momento non mi vengono in mente altri giocatori convocabili. Passiamo ai centrocampisti, qua mi sento non male ma di più. Brescianini ha fatto 2 partite decenti. 2. Nazionale. Va bene. Fagioli, perché se non abbiamo una scommessa a centrocampo non è sua. Frattesi, e grazie a Dio direi anche, Pellegrini, stavo dicendo, Pellegrini, anche se anche lui è quello che è, Ricci, ok? E Tonali, è un anno che è fermo Tonali, un anno! E torna in nazionale? Adesso vorrei capire, dimmi perché all'Europeo mi convochi Jorginho, a caso, che poteva tranquillamente restare a casa, però va bene,
non mi convochi anche un Cristante, che magari uno di fisico, per quanto non sia il miglior giocatore del mondo, ma uno di fisico a centrocampo, magari per contrastare la fisicità della Francia, non sarebbe male, perché scusami, di fisico chi mi gioca a centrocampo? Visto che Brescianini è offensivo, Pellegrini è offensivo, Ricci li voglio bene, ma non è sicuramente uno fortissimo fisicamente, per quanto comunque è abbastanza alto. Tonali dovrebbe tenermi di fisico Rabiot, per esempio? Va bene. Folorugio, che in teoria era tra i convocabili, soprattutto a parte di Spalletti, non l'ha calcolato di striscio. Barella sappiamo che non l'ha convocato perché deve operarsi al naso, quindi ci sta, anche perché se non mi convochi Barella dopo l'Eurogol che mi ha fatto l'altro giorno, se non fosse stato per il naso, penso che mi travestivo da francese, te lo dico, per gufare questa partita. Altri centrocampisti, fammi pensare, all'Inter sappiamo quelli che ci sono. Poi altri centrocampisti, Juventus, ok, c'è Locatelli che non sta a giocare benissimo, però preferisco più un Locatelli che un Tonali che non gioca da un anno, però va bene. Al Milan non c'è nessuno. Altri, chi potrebbe essere centrocampisti italiani? Scusate, un vuoto completo. Altri, sinceramente, centrocampisti italiani non mi vengono. Chi cacchio c'era negli europei? Altri. Non mi ricordo. Un vuoto completo. Chiedo scusa, chiedetemi nei commenti chi c'era ancora a centrocampo, o comunque chi era convocabile. Il problema è quello più importante. L'attacco, signori. L'attacco. Con questo attacco, se non vinciamo questa Nation League, e soprattutto con la Francia, mi arrabbio. Io mi sento male. Leggendo questi nomi mi sento male. Ken ha fatto 2 partite buone con la Fiorentina, convocato in nazionale. Va bene. Raspadori, anche lui è suo figlio, perché Raspadori va bene. Reteghi, e direi anche grazie al cacchio, e Zaccagni. Cioè noi andiamo con 4 attaccanti. 4? Cioè mi lascia a casa Chiesa? Chiesa? Che è l'unico che salta l'uomo? Se provi a dire, ah, ma non si è allenato nell'ultimo periodo. Come, scusa? Non si è allenato nell'ultimo periodo Chiesa? L'ultimo periodo Chiesa? Fagioli ha giocato una partita con la Juve, convocato per l'Europeo. Tonali ha giocato forse 20 minuti con Newcastle, convocato in nazionale. E Chiesa me lo lascia a casa? Chiesa? Va bene. Poi, uno come Shaarawy magari può sempre essere utile sulla fascia? Niente. Politano, comunque può essere utile? Niente. Lucca, che almeno uno è di fisico, buono davanti, visto che Scamacca è rotto? Niente. Chiedo. E noi con Ken e Raspadori dovremmo contrastare la difesa francese? Non aggiungo commenti, perché sennò penso che finisce male. Finisce male. Io adesso vorrei capire. Cioè, io, ripeto, sono uno che odia a livello sportivo, ovviamente, soprattutto in nazionale, perché ha sempre fatto schifo, a differenza di quello che faceva in campionato, Immobile, ok? Ma visto la difficoltà in questo momento, che non c'hai altre volte, altri attaccanti, non mi vuoi convocare Chiesa, che non capisco il perché, non vuoi convocarmi il Shaarawy, evidentemente gli ha fatto qualche macumba egiziana, non vuoi convocare Politano, che comunque almeno è buono, Berardi è rotto, non lo puoi convocare, ok, Orsolini? Chiedo, perché non puoi convocare Orsolini? Che è almeno uno che può rientrare sul sinistro, visto che non c'hai altri che sanno rientrare sul sinistro? Sulla destra chi mi gioca? Giocheremo col solito modulo del cacchio, perché non puoi fare un 4, cioè neanche il 4-3 puoi fare. Perché ti gioca a destra? Raspadori? Chiedo. Vabbè. Vi dico la formazione che metterà in campo Spalletti e quella che metterà in campo io, che più o meno con questi giocatori qua è la stessa. Donnarumma in porta, parlo per Spalletti. Difesa, lui giocherà a 4, quindi Di Lorenzo. Buongiorno no, scherzo, cacchio. Scusatemi, come si chiama? Calafiori che Bastoni insieme, se ovviamente Bastoni resta, perché bisogna capire se resta. Per me no, ma va bene, da quello che hanno detto. E a sinistra Di Marco, quindi sarà sacrificato. Centrocampo a 3, possiamo dirlo, con Fagioli, Frattesi e Tonali. E davanti giocano 1-2, cioè quindi diventa un 4-3-1-2 con Raspadori alle spalle di Ken e Reteghi. Per me giocherà così, o magari alle spalle di appunto Ken e Reteghi, o forse più Raspadori, Reteghi, non lo so, se mi lasci Reteghi in panchina mi incacchio, potrebbe mettere Pellegrini, può farlo, perché non penso giochi un 4-3-3, chi cacchio gioca a destra, va bene. Chi farei giocare io? Donnarumma in questo caso in porta, perché
io gli chiedo scusa, ero il primo a criticarlo prima degli europei, se non era per lui uscivamo malamente ai gironi con 60 gol subiti. Chiedo scusa a Gigio. Difesa a 3. A 3 la difesa. Ok? A 3. Buongiorno. Centrale. A destra metti Gatti. E tu mi dai, sei matto? Sì. A sinistra o Bastoni o Calafiori, a seconda chi dei due. Cioè, se resta Bastoni fa giocare prima Bastoni. Se non c'è metti Calafiori. Esterni a 5, quindi quinti. Di Marco a sinistra, Bellanova a destra, ok? Giusto per far capire. Centrocampo metterei, a questo punto, visto sti convocati, Frattesi e Pellegrini nei due dei mezzali e Tonali barra Fagioli, quello che decide lui, regista basso, quindi sono i suoi due ruoli. E due punte davanti, visto questo gioco strano, metterei Retegui e metterei Raspadori, perché in questo caso con Retegui va molto meglio una seconda punta stile Raspadori, poi dipende cos'è. Secondo me questo sarebbe il modulo giusto per giocare, poi vediamo quello che succederà. Per me Bastoni diventerà centrale e fare una figura del cacchio, o come è successo agli europei, oppure fanno interscambi strani con Calafior. Io ho un'ansia, visto che questo video uscirà proprio il giorno stesso e questa sera giochiamo contro la Francia. No, ma va ben tranquillo Pingu, che andrà benissimo. Sento male. Va bene ragazzi, che dirvi? Like, commenti, iscrizioni, fatemi sapere nei commenti se l'Italia potrà fare una buona prestazione questa sera contro la Francia, ma soprattutto contro Israele. Per me ne prendiamo almeno 4 dalla Francia, forse con Israele riusciamo a vincere, ma non è detto, perché se giochiamo come gli europei anche Israele ce ne consegna 3. Arriveranno le reaction. E che dirvi, like, commenti, iscrizione appunto, Instagram, YouTube e TikTok, se non lo fate vengo a cercare il titolo in classico telecomando. Spalletti, ultima chiamata, se no vengo io a fare l'allenatore, ma va bene, strano che non ha convocato Pingu in nazionale, questa è una cosa scandalosa, ma dettagli, e non possiamo altro che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire preghiamo tutti Pingu sciamano che faccia miracoli, e sappiamo che ha già fatto di tutto con l'Inter. E non solo, ma dettagli. Ciao, e fatemi appunto sapere cosa ne pensate. Per me finisce malissimo. Però come dire una prediction, se succede, mamma mia.